Bentornati amici modellisti e non solo, un nuovo episodio che finalmente riesco a pubblicare con questo SDK 231 in scala 1.72 della Dragon che avevo già da tempo finito e portato in giro per mostre. Questo modello era stato realizzato e pensato per il gruppo build dello scorso anno. Effettivamente è finito dallo scorso anno, ma solo oggi riesco a mostrarvi l'ultimo video. In questo caso ho voluto mostrarvi il video della basetta. Come ho realizzato questa basetta? Innanzitutto sono partito da un cerchio di legno sul quale ho incollato del polistirolo, come state vedendo in questo passaggio. Il video integrale con la costruzione e il montaggio lo trovate di questo mezzo, ovviamente, che vedete sullo sfondo, lo trovate direttamente sul mio canale. Il polistirolo, in questo caso rotondo, mi piaceva perché ho preso spunto da una foto su internet che ritraeva il mezzo che passava all'interno di un canale e ho cercato di ripristinare una scenetta simile, e sicuramente una scenetta simile era molto indicata per avere una basetta tonda. Così, con questi due tondo di polistirolo sul tondo di legno, ho cercato di costruire il tutto. Il tondo di polistirolo è stato sagomato per ottenere quello che volevo, come vi dicevo poco fa, appunto una strada, un canale tra due, diciamo, promontori, piccoli promontori con degli alberi, insomma una cosa molto semplice e molto carina, un vero e proprio canale. Questa fase è quella che mi ha consentito di studiare le misure e prendere effettivamente le misure per quello che volevo fare. Successivamente, una volta finita di sagomare la basetta di polistirolo, ho incollato della balsa molto diciamo molto indicata anche in questo caso, perché ovviamente permette di riprendere, diciamo, la trama del legno. Infine, con il prodotto dell'HK, quello che avete visto, ho iniziato a creare il terreno. Di solito utilizzo lo stucco, ma avendo questa pasta pronta ho lavorato in questo caso con questa pasta della H. Si stende, devo dire, piuttosto bene e consente di creare vari tipi di terreno. Ho coperto, come state vedendo, l'intera superficie del mio terreno. Con due spadoline ho cercato di sagomare al meglio e di far aderire al meglio il terreno al polistirolo, cercando di rispettare la mia idea, ovvero quella di creare un canale. Di solito mi piace variare leggermente il terreno e per far questo ho utilizzato della sabbia e della terra setacciata, poi come vedrete anche dei sassetti. Questo mi aiuta a modificare per l'appunto la granulosità del terreno stesso e consente nelle fasi successive, come vedrete, di creare dei punti luce. Infatti sono andato a colorare i sassi, a colorare questo diversa granulosità che mi ha permesso di utilizzare ad esempio il dry brush o quindi il pennello asciutto, o allo stesso tempo mi ha consentito di andare a creare quei contrasti che su una basetta, seppur piuttosto piccola come vedete, secondo me sono qualcosa di molto interessante. Una volta realizzata la base del terreno ho preso ovviamente le misure per cercare di capire se effettivamente la base che avevo realizzato potesse andare bene per il mio mezzo, e questo ovviamente serve anche per andare a lasciare delle impronte del pneumatico sul terreno ancora fresco. Successivamente il colorante all'acqua per legno mi ha aiutato per definire e colorare la basetta. In questo caso ho utilizzato un colore nero, ma
potete utilizzare qualsiasi tipo di colore. Molto utili, devo dire, sono anche i colori acrilici, ad esempio i colori acrilici di Pedi, Action, qualsiasi diciamo, possiamo dire così, negozio all'interno di centri commerciali che ha un po' di tutto. È un piccolo trucco, un piccolo segreto, colori che costano meno ma sono molto indicati. Nella fase successiva si è passata alla colorazione del terreno, perché ovviamente il colore marrone è molto interessante, la pasta a K è già pronta e può andare bene così, ma a parte che a me serviva un terreno molto più chiaro, e poi a mio avviso è molto interessante comunque andare a creare dei contrasti su questa pasta già pronta. Ho utilizzato, come avete visto, i colori della Italeri, utilizzando il mio vecchio aerografo. Infatti vi ricordo che negli ultimi video e così in poi, questo è un video vecchio, sto utilizzando il mio Galeri. Per non far torto a nessuno, diciamo così, vi riporto in descrizione sia il video sulla unboxing fatto anni fa di questo aerografo che sto utilizzando, e allo stesso tempo vi riporto in descrizione il Galeri. Tra l'altro se acquistate il Galeri dal sito che vi riporto in descrizione avrete voi un 10% di sconto. Tutto questo permette al mio canale di avere una piccola percentuale sul venduto, cosa che mi aiuta sicuramente. E allo stesso tempo anche su Amazon lo stesso discorso, andando ad acquistare direttamente dai link mi farete, diciamo, avere un piccolo ritorno, una piccola percentuale sul venduto, quindi anche per questo se acquistate direttamente dal mio link vi ringrazio. La successiva fase dell'aerografatura ha visto anche aerografatura, non so se esiste ma lo diciamo lo stesso, e ha visto anche la realizzazione di un'impolverata sullo scafo del mezzo. Questo che cosa ha fatto? Ha fatto sì che il mezzo, che era già stato dipinto, finito, impolverato, si è però potuto integrare al meglio con i colori dati per il terreno, che sicuramente non fa altro che rendere il tutto più reale. In questo caso, nel Black Friday dello scorso anno, avevo acquistato questi alberi, o meglio questi che sono dei veri e propri brush, cespugli, dall'H, direttamente dal sito dell'H. Mi sono tornati molto utili per andare a simulare dei piccoli alberi. Ho forato il terreno e devo dirvi si fora molto semplicemente, quindi è una pasta che vi consiglio, questa dell'H, perché in realtà crea un terreno ma non indurisce quasi come il gesso o come altri tipi di materiale, e avendo il polistirolo sotto, tra l'altro, avrete un terreno anche piuttosto leggero, che è semplice da bucare per inserire il mezzo, per inserire altri dettagli che possano appunto arricchire la vostra basetta. In questo caso, come vedete, ho studiato un po' come completare il tutto, e questi che sono cespugli nel mio caso sono perfetti in scala 1,72 per creare degli alberi. Questo prodotto della MIG, che viene utilizzata per la creazione di detriti, di sporco, di polvere, è stato molto utile per andare ad aumentare il contrasto. Questo è uno smalto. Se vedete, io l'ho diluito con questa che avete visto con acqua raggia. Questo smalto ovviamente ha il suo diluente. Io mi trovo sempre bene con l'acqua raggia inodore. Questo mi ha consentito, come vi dicevo, di aumentare i contrasti che erano stati fatti ad acrilico. Devo dirvi ovviamente che, e lo vedrete una volta finito il mezzo, questi contrasti e questo terreno si è andato un po' a perdere, proprio perché il mezzo mi ha occupato tutta la superficie. Però è una soddisfazione unica a realizzare questi contrasti, queste sfumature che, seppur in scala 1,72 sono poco visibili, sinceramente mi divertono molto, in quanto permettono ovviamente di creare un qualcosa di più accattivante per l'occhio. Piccolo trucco, avete visto nella parte inferiore quel cerchio nero grigio?
nella basetta. Quella è una calamita che ho utilizzato per portare il pezzo alle mostre. Successivamente, con la colla Prit, quindi la vinilica, ho preparato il terreno per la vegetazione, per l'erbetta. In questo caso sono partito dalla polvere che viene utilizzata nel modellismo ferroviario per andare a realizzare l'erba. La mia erbetta quindi ha come base questa che viene utilizzato per il modellismo ferroviario. Ha già il suo effetto, ma ovviamente per un diorama militare che si rispetti non può bastare. Ho ripulito, per fare una cosa più precisa, tutta la superficie che non mi interessava fosse appunto coinvolta nella vegetazione. Ho ripreso sempre con un altro prodotto, in questo caso della Ammo, ho ripreso quelle impronte più profonde con un colore più scuro, anche questo per aumentare quei contrasti che vi dicevo prima. Ho utilizzato un pennellino, come state vedendo, molto sottile e ho creato delle righette, possiamo dire così, nel terreno. Ho cercato di lasciarvi nel video più passaggi possibili. Probabilmente verrà un video anche forse un pochino lungo, spero che lo riusciate ovviamente a poter vedere e a poter utilizzare come spunto, anche perché questa è una metodologia che ho utilizzato in questo diorama, chissà il prossimo come farò. Però in questo caso mi piaceva lavorare con questi contrasti, come vi dicevo all'inizio del video. Poi il terreno realizzato in questo modo mi permette di andare a creare ulteriori contrasti. Sono andato a riprendere quei sassolini che avete visto all'inizio del video con un pennello 3 zeri, sasso per sasso. Devo dire, altro lavoro noioso probabilmente, ma che secondo me rende una basetta molto interessante. Il pigmento, in questo caso lo Europe Earth, non ha fatto altro che aumentare notevolmente questi contrasti ed andare a impolverare di più la basetta, quello che mi interessava, perché nella foto originale che avevo trovato di fatto il mezzo era, come vi dicevo, in questi canali asciutti. Sicuramente un terreno asciutto è polveroso, alza la polvere, e quindi perché non utilizzare direttamente il pigmento? Ho scelto questa colorazione. Molto interessante è stato l'utilizzo, oltre del pigmento, del pigment fixer. In questo caso utilizzando direttamente la boccetta del pigment fixer e andando a depositare il prodotto direttamente sullo spazio, meglio, dove avevo effettivamente utilizzato il pigmento. Questo fisserà il pigmento lì dove volete. Finalmente è arrivata l'ora di andare a fare i giardinieri. Al bordo del canale, ai bordi del canale, vi è erba alta. Ebbene, che problema c'è? Con la canapa da idraulico, il prodotto apposito per fare modellismo e altri tipi di elementi, quali per esempio la posidonia, ho creato, come vedete nella parte destra del video, il
e movimentato ovviamente la vegetazione. Questa è solamente, come sempre, la base, che poi verrà successivamente colorata. Anche in questo caso non vi preoccupate di essere precisi, anzi la natura non è mai precisa, quindi ovviamente più riuscite a creare contrasti, creare diversi tipi di vegetazione, e più sarà simile alla realtà. Questo vi permetterà di avere un modello sicuramente unico, perché sarà il vostro modello, vi permetterà di avere un modello, a mio avviso, interessante e soprattutto, essendo modellismo comunque militare, abbastanza attinente alla realtà. Vi dico abbastanza perché a mio avviso, come dico sempre, un minimo di espedienti artistici vanno mantenuti, in quanto, come ripeto sempre, un modello in scala 1,72, se dovessimo farlo come dalla realtà, sarebbe una piccola macchia scura su una porzione di terreno, di qualsiasi cosa, anch'essa scura. Quindi sarebbe praticamente una macchia nera su sfondo nero, cosa che diciamo non è molto apprezzata o apprezzabile. Anche in questo caso ho voluto ripulire gli eccessi e poi finalmente sono andato a dipingere tutta la vegetazione. In questo caso ho utilizzato vari verdi, potete utilizzare un verde oliva, potete utilizzare un verde più brillante, quello che più vi piace. Anche in questo caso, come vi dicevo, ho utilizzato un verde abbastanza brillante, sempre utilizzando l'aerografo. Sicuramente in questo passaggio non vi dico che è fondamentale, ma a pennello diciamo risulta piuttosto problematico andare a dipingere l'erba alta. Potete vedere poi già, a mio avviso, come questi contrasti dal video siano ben emergenti. Ho cercato proprio di giocare su questo contrasto tra lo scuro della basetta, il verde dell'erba e il chiaro del terreno. E devo dire, mi sono divertito molto in effetti. Anche in questo caso, come vi dicevo, ho cercato di fare i bordi dell'erba più scura e la parte superiore più chiara. Piccoli espedienti modellistici e sempre utilizzando colori dell'Aidaleri, dal marrone al verde oliva a un verde più chiaro mescolato con del rosa. Insomma, diciamo, ho cercato di ampliare il più possibile la gamma di colori da utilizzare. E come vi dicevo nella parte precedente del video, è un video piuttosto probabilmente lungo rispetto al mio standard, ma voglio provare a mostrarvi più passaggi possibili. Essendo un video tutorial, a mio avviso è anche importante spiegare, non solo far vedere i prodotti che vengono utilizzati, ma essere utile magari per chi vuole replicare un terreno e quindi un terreno, una basetta. Quindi ho cercato di lasciarvi più passaggi possibili. Come sempre, per qualsiasi dubbio o domanda non fate altro che scrivere nei commenti, cercherò di rispondervi nel più breve tempo possibile. Successivamente, dopo aver realizzato questo tipo di vegetazione e vi devo dire, effettivamente ho anche cercato di armonizzare tutta la vegetazione, quindi andando a dipingere anche o comunque a modificare un po' i toni di questi alberi, sono andato a rincollare direttamente gli alberi alla base. Ho cercato di
posizionarli nella posizione migliore per il mio obiettivo. A mio avviso è un bel contrasto e una scenetta piuttosto interessante, piccola devo dirvi, ma a mio avviso interessante, nel senso che su una basetta piccola ho cercato di inserire un mezzo, una tipologia di terreno creando tutti questi contrasti e allo stesso tempo un mezzo che, come vedrete poi nelle foto finali o comunque come avete avuto modo di vedere nel video precedente, è stato piuttosto contrastato. Infine ho voluto inserire anche dei fiori della Mini Nature. In questo caso diciamo ho giocato con un po' di contrasti, mancava un po' di rosso, mancava comunque anche un po' di bianco. Ho cercato di aggiungere quindi anche qualche tocco di colore qui e lì, aggiungendo anche sempre della Mini Nature dei piccoli cespuglietti, quindi in una basetta come questa del diametro di circa 10 cm ho voluto provare, così vi vado a ricapitolare poi tutti i prodotti utilizzati: il prodotto dell'H per i terreni, gli alberi o meglio i cespugli della H sempre, e i prodotti della Mini Nature. Tutta questa gamma di prodotti è una gamma che utilizzo di solito per le mie realizzazioni. Cerco di variare all'interno dei mezzi, all'interno dei diorami, questi prodotti e utilizzarli in modo sensato, anche perché vi ricordo che ormai nel modellismo si trova di tutto, ma la bravura del buon modellista è quella di saper ovviamente utilizzare il giusto prodotto nel giusto posto, secondo me. Successivamente un po' di colla, in questo caso la colla 21, mi ha consentito di incollare il mezzo alla basetta. Come vedete ho cercato di rispettare l'idea del canale nel quale il mezzo è penetrato. Con un pennello asciutto e un tan, quindi un colore chiaro, ho, come vi dicevo, evidenziato quei particolari di terreno e quindi soprattutto quello che avevo fatto all'inizio con un dry brush. Questo mi ha consentito di far emergere ancora di più e ancora maggiormente i contrasti del terreno. Terreno che, come vedete, di fatto è stato inglobato direttamente nella scenetta, inglobato direttamente nel mezzo. Tutti quei contrasti che avevo fatto effettivamente si sono persi, ma come vi dicevo non mi importa, mi piaceva giocare con questi contrasti. Gli ultimi passaggi sono stati proprio questi, ho evidenziato ulteriormente le zone più chiare con questo dry brush, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore. Queste sono le foto finali del mezzo. Spero che vi sia piaciuto innanzitutto, spero che vi sia piaciuta anche quest'idea e spero che possiate replicarla magari, o comunque spero di avervi dato uno spunto per realizzare un'opera tipo questa. La scala è sempre, come vi ricordo, la scala 1/72. Io vi ricordo, se volete, di iscrivervi al canale, lasciate un like, lasciate un commento, e se siete modellisti fatemi sapere se avete mai realizzato un SDK 231 della Dragon. Buon modellismo a tutti!